Ciao, prendi in mano colore olio e spatola perché oggi vi faccio vedere come mescolare i colori ad olio. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di pittura ad olio e vi farò vedere come ho realizzato questo paesaggio notturno ottenendo prima le corrette mescolanze dei colori. Abbiamo già parlato di colori ad olio e in particolare di mescolanze nel mio video sulla palette di Zorn, che vi lascio linkato qua in alto a destra se volete recuperarlo. Si tratta di un video sul ritratto con i colori ad olio. Oggi vedremo un soggetto dai colori decisamente molto più vivaci e per realizzarlo ho utilizzato i colori ad olio di Winsor & Newton, i colori fini della gamma Winton. In particolare ho scelto quasi tutti i colori monopigmento, ossia formati da un solo pigmento. Giallo di cadmio chiaro, rosso di cadmio, cremisidalizzarina, blu oltremare e blu ftalo. Di questi soltanto il rosso di cadmio non è un colore monopigmento. Quando un colore è monopigmento ci permette di ottenere delle mescolanze al massimo livello di saturazione possibile. In questo video utilizzerò anche un foglio di carta per olio Winsor & Newton che ha una trama che imita la consistenza della tela, una tavolozza di vetro, delle spatole per miscelare i colori ad olio, queste sono le Franck Bourjois, dei pennelli sintetici per olio e acrilico Winsor & Newton, questi sono della serie Galleria e mi piacciono molto perché hanno le setole un po' più sottili rispetto ai pennelli Artist che imitano la setola di maiale, ma più spesse rispetto alle setole dei pennelli per tecniche ad acqua. Questo gli permette di stendere molto bene il colore in quanto sono setole elastiche e resistenti, ma anche di essere lavati con grande facilità perché il colore non penetra troppo nella fibra della setola. Lavare i pennelli con più facilità significa anche che questi si mantengono meglio nel tempo. Per fluidificare il colore utilizzerò il medium Liquin Original, che è un medium alchidico fatto da Winsor & Newton che aumenta la brillantezza del colore, la viscosità ovviamente per renderlo più fluido senza diluirlo e velocizza anche l'asciugatura del dipinto. Di tutti questi materiali trovate il link qui sotto nella descrizione del video. Ma prima di tutto vediamo come si mescolano in pratica i colori ad olio. Attraverso la spatolina preleviamo due colori o più e li posizioniamo sulla tavolozza di vetro. Dopodiché dobbiamo compiere dei movimenti orizzontali che spostano il colore da un lato e poi dall'altro e che allo stesso tempo lo schiacciano contro la tavolozza di vetro che non essendo porosa non lo assorbe, ok? A questo aggiungiamo anche un movimento circolare, spargendo bene il colore e unendolo. Avete capito i passaggi di base? Ora ve lo faccio vedere un pochettino più veloce. Mescolare con la spatola è veloce ed efficiente, ci permette di salvare tutta la quantità di colore perché non viene assorbito né dalla tavolozza né dal pennello e ci permette anche di correggere la tonalità molto velocemente, separando in uno o più blocchettini di colore la quantità di colore che abbiamo prodotto. Ora andiamo a vedere come realizzare tutte queste altre tonalità. Quando mi trovo davanti a un soggetto complicato come questa città notturna, di cui trovate il link all'immagine di riferimento qui sotto nella descrizione del video, preferisco crearmi un bel set di tonalità già pronte prima di andare a dipingere, in modo da avere già, il 90% di tutte le tonalità che andrò poi ad utilizzare per dipingere. Voglio incominciare dalle tonalità evidenti con più dominanza in questa scena, ovvero i viola. Siccome ho due blu e due rossi, andrò a fare due colonne separate di viola più tendenti al caldo con oltremare e cadmio e viola più tendenti al freddo con ftalo e cremisidalizzarina. Iniziamo con un viola composto da blu oltremare e rosso di cadmio. Prelevo due piccoli goccini di entrambi i colori, più o meno in quantità uguali ma con dominanza blu, e li mescolo insieme come vi ho fatto vedere prima. Ottengo una tonalità molto scura che faccio fatica a valutare, quindi per capire meglio la tonalità di viola aggiungo una puntina di bianco. Ecco il nostro primo viola. Ora andiamo a divertirci facendone altre tonalità con gli stessi colori di base, ma aggiungendo gradualmente una percentuale di bianco sempre maggiore. Questo è un viola decisamente più chiaro, di cui ne prendo solo una metà e l'altra la divido in due metà che mischierò con due diverse quantità di bianco.
Anche questa quantità la divido in due, di cui una la salvo nella colonna di viola e l'altra la trasformo aggiungendoci una puntina di bluftalo. E guardate che effetto che fa! Il bluftalo, nonostante sia un colore trasparente, ha una capacità di scrivenza, diciamo così, potentissima e influenza di molto i colori con cui lo mescoliamo. Per questo va utilizzato sempre a piccole dosi. Proviamo a fare un altro tipo di viola unendo bluftalo e cremisi da lizzarina. Qui i colori li vedete un po' falsati perché non ho pulito la spatola. Aggiungo tutta la cremisi da lizzarina perché, come vi dicevo, il bluftalo è molto potente. Anche di questo ne salvo una porzione che è molto scura, più scura del primo viola che ho creato perché non c'è nessuna punta di bianco, e poi questa sezione la divido in due. Ad una aggiungo una punta di bianco, mentre all'altra, visto che questa tonalità è molto più blu che viola, aggiungo una buona quantità di cremisi da lizzarina e un po' di bianco e vediamo che cosa esce fuori. Un bel viola scuro di una tonalità un po' diversa da quelli che ho ottenuto con i colori caldi e anche forse un po' più satura, appunto perché abbiamo pochissimo bianco e perché il cremisi da lizzarina, la componente rossa, è monopigmento, quindi più satura. La tonalità ottenuta la vado a ritonalizzare con un po' di bluftalo, ancora un po' di bianco e ancora un po' di cremisi da lizzarina per ottenere un blu violaceo che si adatta molto bene alla parte sinistra del dipinto. Ora ricarico un po' il rosso di cadmio e mescolandolo a questo viola molto scuro che avevo qui già da prima, vado a creare una serie di tonalità più rossastre, più vicine al rosso di cadmio, che comporranno tutte quelle luci rossastre molto brillanti che troviamo nella parte destra del dipinto. Anche soltanto mescolare il rosso di cadmio puro al colore rimasto sulla tavolozza crea una tonalità molto satura ma diversa, comunque tonalizzata in base ai colori che ho usato precedentemente. Abbiamo fatto le luci rosse, adesso facciamo le luci azzurre mescolando il bianco puro a un po' di bluftalo in proporzioni variabili. Ricarico la tavolozza con rosso di cadmio, cremisi da lizzarina, bluftalo e bianco di titanio. Dopo aver ricaricato la mia tavolozza, torno alla carica con gli azzurri e creo l'azzurro ftalo più saturo che riesco a creare. Ma più tardi vi farò vedere come renderlo ancora più brillante e simile all'azzurro verdastro nei riflessi delle immagini di riferimento. Torniamo ai rossi, ora voglio creare dei rossi potentissimi, come ad esempio questo arancio creato con giallo e rosso di cadmio. Creo ora un'altra mescolanza simile, ma con dominanza giallo di cadmio, che vado a ricaricare. Ora, questo arancione sicuramente mi sarà utile, ma voglio creare un altro tipo di arancione un pochettino più tonalizzato all'azzurro, quindi con una leggera desaturazione tendente all'azzurro. Per fare questo mi basta prelevare quella pochissima quantità di azzurro già presente sulla tavolozza o sulla spatola. Vedete che così otterrò un arancione leggermente desaturato. Se invece mescoliamo l'arancione con il bluftalo, per quanto poco possiamo prenderne, otterremo un bruttissimo verde che non ci serve a nulla. Infine, come promesso, andiamo a rendere ancora più vivace questo azzurro per creare proprio la tonalità esatta del riflesso sull'asfalto bagnato nel lato sinistro del dipinto. Per questo utilizzerò del verde veronese che andrò a miscelare a questo azzurro molto chiaro, che ho schiarito così da non perdere il valore tonale, che mi sembra proprio il colore perfetto per questo punto del dipinto. Già che ci sono, ne creo anche una variante un pochettino più scura. E ora siamo pronti con tutti i nostri colori per iniziare a dipingere questa città di notte. Ed ora passiamo al dipinto. Per iniziare utilizzerò questo pennello numero 6 a punta piatta. Sulla tavolozza, oltre ai colori, mi lascio anche un pochettino di liquid che metto con la spatola. Questo mi aiuterà a rendere i colori più fluidi e più scorrevoli sia sul pennello che sul supporto. In questo video vi farò vedere in modo molto semplificato come dipingo la parte destra di questo dipinto. Se volete vedere il processo completo vi invito ad abbonarvi al mio canale come super allievi e potrete avere accesso alla versione completa da più di un'ora. Realizzerò questo dipinto in un solo strato di bagnato su bagnato, in una tecnica che si chiama alla prima, quindi senza una sottopittura, ma andando a dipingere direttamente sul foglio bianco in questo caso oppure sulla tela bianca.
Io per molti anni ho dipinto su tela prima di conoscere la carta per olio di Winsor & Newton, che preparo con uno strato o più di gesso acrilico per renderla una base ancora più corposa e adatta ad accogliere la pittura ad olio, specialmente se molto materica. Quello che mi piace della carta per olio Winsor & Newton è il fatto che imita perfettamente la consistenza della tela, pur rimanendo un supporto decisamente molto più versatile. Infatti vi sfido ad accumulare 100 dipinti su tela e 100 dipinti su carta. Per chi ha poco spazio è davvero la soluzione ideale. Questa tecnica prevede di stendere il colore in modo completamente coprente, in modo che il fondo non sia più visibile. Vi consiglio per gli strati iniziali di tenere la pittura un po' più secca, con poco diluente, così che quando stratificherete gli strati superiori questi non vi scivoleranno sopra, ma riusciranno a stratificarsi per bene. Dipingere con tutti i colori già preparati è un grande aiuto, specialmente se siete principianti e state ancora imparando sia la pittura che la teoria dei colori, quindi come riuscire a ottenere i colori esatti che volete mettere nel vostro dipinto. Anche se all'inizio potrebbe sembrarvi poco intuitivo, in realtà dipingere in questo modo è super funzionale e super semplice per imparare, perché in sostanza dovrete soltanto mettere i colori che avete già preparato esattamente dove li vedete nell'immagine di riferimento. Dovete fidarvi del processo e vedere che poi l'immagine apparirà un po' come per magia. Gli abbonati super allievi, che hanno accesso illimitato a tutti i miei video di pittura in tempo reale, possono seguire passo passo ogni mio singolo dipinto e hanno anche accesso a una video lezione esclusiva in cui faccio vedere come mescolare 77 colori a partire da 4 tonalità. Quando si realizza un dipinto come questo, con tante tonalità molto diverse tra loro e molto sature, è importante fare un buon esercizio di sintesi e capire quali sono quei dettagli da tralasciare e quali sono invece quegli elementi da selezionare per creare l'impressione dell'immagine finale. Per questo, nei miei corsi, come in quasi tutti i miei video, vi consiglio di sfocare la vista e di vedere l'immagine complessiva che dovete andare a rappresentare senza tutti quei dettagli che vi possono distrarre, perché per dipingere con lo stile che sto scegliendo io, quindi a impressione, senza dettagli, senza alcun tipo di dettagli, ma con delle pennellate grandi e cariche di colore, è importante imparare a sintetizzare le forme, le linee e le tonalità. In questo sicuramente ci aiuta la scelta di buoni materiali, come ad esempio dei buoni colori ad olio. Come vedete non ne servono infiniti tubetti per ottenere un dipinto completo e un'ampissima gamma di tonalità. Ne bastano 5, come ad esempio bianco di titanio, giallo di cadmio, rosso di cadmio, cremisi d'alizzarina, blu oltremare e blu ftalo, con eventualmente l'aggiunta di giallo ocra oppure di un terra di siena bruciata o di un verde veronese. Sono più che sufficienti per ottenere una gamma di colori completa. È quindi meglio partire da una selezione di pochi colori di alta qualità, preferibilmente monopigmento, così che innanzitutto avrete la possibilità di esercitarvi nelle mescolanze, quindi a partire da poche tonalità imparerete con la pratica come ottenere tutte le altre tonalità possibili e se i colori di partenza saranno monopigmento, le vostre mescolanze saranno molto più sature e più soddisfacenti e più simili al colore che volete raggiungere seguendo l'immagine di riferimento. Io ho scelto i colori Winton di Winsor & Newton perché, oltre all'affidabilità della scelta di pigmenti fini, questi colori sono caratterizzati da un corpo molto denso e pastoso che si adatta perfettamente alle tecniche di pittura alla prima, perché se i colori ad olio possiamo diluirli con dell'olietto di cartamo, dell'olietto di papavero oppure con il liquin che aumenta la viscosità senza però diluire il colore, non possiamo però rendere il colore più intenso e pastoso e per la pittura alla prima il colore necessita di avere un corpo molto denso, altrimenti non si stratifica bene. Se i colori ad olio infatti sono troppo fluidi e diluiti, questi scorrono sopra gli strati inferiori e non si riescono a stratificare. Già vedete che quando stratifico due colori questi si fondono con il tono di base. Se vi interessa capire meglio come non far mescolare i colori mentre si stendono in sovrapposizione, scrivetemelo qui sotto nei commenti che farò un video dedicato con dei trucchetti per riuscire a dipingere meglio ad olio alla prima. Comunque sia, la regola di base è che la pittura necessita di essere il più densa possibile.
Bene, ecco rifiniti gli ultimi tocchi ed ecco qui il mio dipinto di questa città notturna. Vi ricordo che la versione completa da più di un'ora di questo dipinto la trovate disponibile per gli abbonati super allievi. Allora, ho chiarito un po' le vostre idee su come mescolare i colori? Fatemi sapere qui sotto se avete delle altre domande o se già dipingete quali sono i vostri trucchi per riuscire a riprodurre perfettamente il colore che state cercando di formulare. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i materiali che ho utilizzato oggi. Se questo video vi è stato utile, non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura. Per oggi è tutto, io vi aspetto settimana prossima in un nuovo video. Ciao!